Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi un intro un po' diverso, sono in abito storico, dentro il magazzino della Longhouse, la casa del signore dell'archeodromo di Poggibonsi. Oggi, 5 ottobre, io, Nini, Bracco, Mattus della Fara, siamo stati impegnati in una giornata di didattiche proprio qui all'archeodromo. L'archeodromo ricostruisce un villaggio carolingio di IX-X secolo, e voi direte cosa ci fate voi longobardi? Beh, perché nello stesso sito gli archeologi, che oggi poi animano il villaggio come ricostruttori, hanno trovato anche il villaggio longobardo. Oggi, nella finzione di oggi, ad esempio, la visita guidata dal Dominus Razzo è terminata con un incontro ipotetico con gli antenati di un signore qui vicino, il signore di Staggia, che in epoca carolingia si dichiarava di legge longobarda e che nella finzione era un mio pronipote, e quindi poi abbiamo raccontato i Longobardi in maniera un po' teatralizzata. Il video di oggi quindi avrà qualche ripresa del villaggio, vedrete queste bellissime strutture ricostruite tutte basandosi sui dati di scavo delle colline qui accanto. Siamo veramente poche decine di metri dagli scavi originali, e poi alcune interviste agli abitanti del villaggio, che in realtà sono archeologi e ricostruttori professionisti che fanno questo per mestiere, tanto dallo scavo fino alla ricostruzione. Noi della Fara siamo sempre felicissimi di venire all'archeodromo, ma adesso erano anni post-Covid che non riuscivamo a essere più qui. Quindi speriamo vi godiate il viaggio e mandi! Allora, in realtà questo video viene registrato per la seconda volta perché c'era il nostro avaro dietro la videocamera che ha controllato se stesse andando la registrazione e l'ha spenta. Grazie Mattus.
Allora, siamo all'Archeodromo, come vi ho detto nell'intro, con me c'è Dario Cepatelli, archeologo. Quando interpreta il dominus del villaggio Razo, comanda su tutto il villaggio. Quando invece è il fabbro, ripetimi il nome. Bledo, Bledo non me lo ricordo mai, è anche il fabbro del villaggio. Lui è un fabbro vero, fa dei lavori meravigliosi, e ci facciamo raccontare da lui un po' com'è l'Archeodromo, che nasce come progetto filiazione dell'Università di Siena, originariamente uno scavo archeologico qui sulla collina, pochi metri più in là, dicevamo, guidato da Marco Valenti, che oggi presenta l'Archeodromo all'Archeofest di Roma e che quindi non è qui con noi, ma in sostanza, tolto appunto quando noi siamo qui a rompere le scatole, questa battuta faceva più ridere la prima volta che l'ho detta, Matus. Cosa fa l'Archeodromo? Allora, quando la Fara non è qua, purtroppo non c'è spesso la Fara qui, ma quando non ci sono loro all'Archeodromo, l'Archeodromo comunque ha una sua vita, diciamo, anche tutte le domeniche pomeriggio l'Archeodromo è aperto, c'è qualcuno di noi che fa visitare le capanne, risponde alle domande di chi riguardo alla vita nel IX secolo e tutto il resto. Poi ci sono, durante l'anno facciamo 10-12 eventi più grossi in cui tutto il villaggio è attivo. Ci sono rievocatori storici sia interni che a volte esterni, ospiti come la Fara, che fanno rivivere appunto il villaggio. Normalmente in questi eventi noi ricostruiamo aspetti della vita in un villaggio del genere nel IX secolo. Normalmente, a volte spaziamo anche andando avanti o indietro lungo la linea temporale, come per esempio oggi, in cui abbiamo fatto un passo indietro di circa 200 anni e abbiamo presentato, abbiamo introdotto l'argomento dell'arrivo dei Longobardi in Italia e tutte le conseguenze. È successo qualche mese fa che abbiamo fatto un passo in avanti nel tempo, abbiamo fatto un evento che riguardava la fine la seconda metà del XV secolo, per raccontare un altro fatto storico molto importante che è avvenuto qua su questa collina dove c'è l'Archeodromo, che è la battaglia di Poggio Bonizio. Perché è quello che facciamo, raccontiamo non solo la grande storia, la storia del Sacro Romano Impero, di come si viveva in Italia nel IX secolo, ma raccontiamo anche la storia del territorio dove l'Archeodromo si trova. E questo lo facciamo anche alle scuole, perché noi lavoriamo tantissimo con le scuole, soprattutto la scuola secondaria, che poi è il momento in cui si studia, nel programma di storia c'è proprio questa parte di Medioevo, e quindi lavoriamo molto. Non c'è più il programma, ma a noi ci piace dire ok, non è il programma, va bene, sono un po' fuori ho smesso di andare alle medie da qualche anno comunque. Comunque sono migliaia i ragazzi, le scuole, i ragazzi delle scuole che vengono qua e passano una giornata nel villaggio di IX secolo, li facciamo proprio lavorare, anche li facciamo fare i mestieri, facciamo fare il pane, il fabbro, tutte queste cose qua. E quando escono i ragazzi si sono a parte divertiti e in più hanno imparato anche qualcosa sulla storia che studiano sui libri. Bene, prima di chiedere i prossimi progetti dell'Archeodromo, controllo se la ripresa sta andando. Matus questa volta sta andando. Prossimi progetti dell'Archeodromo? Allora, i prossimi progetti, a parte degli eventi che da qui a fine anno sono programmati e verranno fatti, poi ci sarà l'ampliamento, o meglio il completamento del villaggio, perché il villaggio che è stato scavato a partire dagli anni 90 in realtà, il villaggio originale si trova qua a 100 metri in quella direzione, noi lo stiamo ricostruendo esattamente come l'abbiamo trovato da quest'altra parte, e in realtà contava varie capanne, ora siamo più o meno, ci sono 5 capanne in tutto, siamo a metà del progetto. Si spera nei prossimi mesi di avere la possibilità di completare il villaggio con la costruzione di altre capanne e altre tettoie accessorie per le varie attività artigianali. Benissimo, allora grazie, venite a visitarlo, soprattutto se siete insegnanti ne vale la pena, è storytelling e living history insieme, potete metterlo nei progetti, fa subito figo. Alla prossima e mandi! Ed è quello uno dei problemi che abbiamo avuto con questi maledetti franchi che oggi vi trovate qui a comandare in questo bel villaggio che una volta era nostro, perché non so se ve l'hanno detto, ma una volta era nostro questo villaggio. Prima che facessero queste capanne così alla moda, così moderne, c'eravamo noi. Era meglio. Ovviamente, voglio dire.
Il problema con i Franchi è stato che noi, a differenza loro, non andavamo ogni inverno a combattere, che il nostro re non ci portava a evangelizzare i Sassoni, che non avevamo tempo di andare a combattere contro gli Avari. Avete presente chi siano gli Avari? No, perché è importante per capire chi siamo noi, ve li presento se ne trovo uno. Ne ho uno, vieni qua. E l'ultima tappa che facciamo prima di arrivare in Italia è la Pannonia, quella che voi oggi chiamate Ungheria. In Pannonia nel VI secolo ci siamo noi, una popolazione germanica, ci sono loro, sarà il buon Carlo Magno come lo chiamano gli abitanti del villaggio. Buon, sta per dire, buon. Carlo Carlo, dai, sarà Carlo a sconfiggere gli Avari. Però degli Avari va riconosciuta la loro diversità, mentre con i Franchi, con gli Alamanni, con i Bavari, con i Sassoni, noi Longobardi abbiamo molto in comune. Costruiamo le spade nello stesso modo, suoniamo gli stessi strumenti musicali, vestiamo allo stesso modo. Le leggende dei nostri re arrivano fino in Baviera e fino in Inghilterra, perché probabilmente riusciamo ancora a capirci. Con gli Avari invece non ci capiamo. Con gli Avari non condividiamo leggende, con gli Avari però, agli Avari però, riconosciamo il valore militare. Sono una cultura completamente diversa dalla nostra, non possiamo immaginare grandi gesta di eroi. Noi siamo abituati a sentire le canzoni di Alboino, il primo re longobardo d'Italia. I sassoni ascoltano le leggende di Beowulf, il grande guerriero del nord. Gli Avari ascoltano questo. E poi chiamano barbari noi.